Siamo appena partiti da Oristano e stiamo andando sull'Alto Flumendosa, quindi dall'altra parte della Sardegna, più o meno alla stessa altezza. Penso che ci sia anche una temperatura diversa rispetto a qua, proprio perché è su più in alto, dovremmo essere sui 900-1000 metri del confine là. Ci siamo fermati per fare il rifornimento e siamo quasi arrivati, ci mancano circa 8 km per arrivare sul lago e l'agriturismo. È cambiato completamente il paesaggio e anche il clima, infatti siamo molto più nell'entroterra. Ad Oristano avevamo trovato 25 gradi, qua a mezzogiorno abbiamo 11 gradi, pioggerellina, il clima è proprio totalmente differente. Speriamo che stimoli un po' l'attività dei bike, che siano belli incazzati e niente, adesso abbiamo fatto benzina e partiamo. Siamo arrivati finalmente sul lago. Come potete vedere il lago è veramente basso, vedete la vegetazione è altissima, guarda, non saprei calcolare da qua, ma tantissima sponda nuda completamente senza vegetazione. Sì, è proprio, anche a prima vista si nota che manca tantissima acqua. Adesso sistemiamo le nostre robe in agriturismo e magari iniziamo a scendere. Guarda, preferisco far così, onda vitale. Cosa ne dici? Onda vitale! L'idea era quella di iniziare a pescare da domani, oggi prenderlo come day off, però invece ci tocca pescare anche oggi perché siamo arrivati all'agriturismo e fino a stasera non c'è nessuno, perché oggi è il loro giorno di chiusura, quindi scenderemo, facciamo un primo giorno in esplorazione senza troppe aspettative, anche perché abbiamo l'eco praticamente scarico, la batteria dell'eco scandaglio. Sterza adesso? Io non vedo qua il fondo com'è. Non vedo qua il fondo com'è. Ho capito, ma tanto sta galleggiando. No, ma per il carrello, perché non so se c'è un buco, non so niente. Importante pulirsi sempre i piedi, ragazzi, quando si sale sulla mia barca. Non poggiarlo. Sì. Come lo fai? Allora, su questo ci monto un fish, testa da 60 grammi. Ovviamente non sappiamo niente, dobbiamo andare in esplorazione. Miura's Mouse, questa è una versione 5 pallini super affondante. Io invece ho montato una Swimona, che è ancora un prototipo che stiamo sviluppando, con un amo da Wide Gap e l'ancoretta di supporto. Invece l'altra inizio con un crancone. Tutto il pesce del lago è 15 metri, ragazzi, impressionante. L'hai visto? Guarda, è una roba assurda. Stiamo muovendo. Adesso qua c'è tutta una struttura dove tenevano le trote una volta, devastante. Non so quali siano le intenzioni di Antonio. Dov'è che vuoi andare? Stiamo esplorando. Fantastico, esplorando. Possiamo anche utilizzare solo le mie, No, beh, possiamo dire, Robissima.
qua sotto, buonissimo. Molto bello, molto bello. Ce l'ho. Grande. Sì, grande. Prendi il guadino, prendilo. No, non è giga. Primo pesce è un ottantello, sarà? Guarda che grasso che è. Grassissimo, sì, è anche gonfio perché l'abbiamo preso profondo. Niente, appunto, un luccio in forma, un italico puro, un pesce sarà 80 cm, super panciuto, qui si stanno alimentando e lo lasciamo andare. Luccio sardo, ragazzi, che traguardo! Quando si prendono così profondi, perché l'abbiamo preso sui 15 metri, è facile che gli si gonfi la vescica natatoria, quindi o se si vede che non riesce ad andare, in questo caso è andato via bene, se no bisogna fare quello che si chiama il rilascio pelagico, quindi gettarlo con forza di muso, però è un'operazione un po' delicata, io ve lo accenno giusto così. Io freno retta ancora, ragazzi. Solo? Che ore sono? Sono le 4:30. Di già? Le 3:30. No, con calma oggi. Da stare centrali. Ce l'ho! Sì? Dai. Sì. Madonna raga! Madonna Vito! Madonna Vito! Si è mangiato un bel fish. Guarda che fish che si è mangiato. Una palla. Sono piaciuto? Rispetto. Ok, è finita la prima giornata di pesca, non è stata una giornata completa, abbiamo pescato 3 o 4 ore perché abbiamo trovato l'agriturismo chiuso, infatti non avevamo preventivato di scendere al lago ma siamo stati costretti, ecco, diciamo così. È andata bene perché anche se è stata la prima volta sul lago abbiamo comunque catturato un pesce, l'ha preso Antonio, e abbiamo tirato su la barca un po' prima del buio perché abbiamo tutte le batterie da caricare, i file da scaricare, siamo abbastanza provati perché sono già alcuni giorni che giriamo, poi tra una cosa e l'altra, cioè siamo sempre all'alba, andiamo a dormire sempre tardi e la stanchezza comincia a farsi sentire, ma la voglia di pescare, di farvi vedere questi paesaggi meravigliosi è tanta, siamo gasatissimi. Mare in mare, non la fare! E invece in mare abbiamo Tratto! L'abbiamo fatto! C'avevi freddo, eh? Di la verità. Un'altra cosa, così che ti fanno le coccoline. Sono veramente gasato da questa tappa perché il luccio in Sardegna è un qualcosa di veramente particolare, infatti questo è l'unico lago che li ha ed è una cosa che volevo fare da un sacco di anni. Siamo qui il secondo giorno sull'Alto Flumendosa. Oggi per l'occasione è venuto a trovarci Lapo Matini, che è una famosa guida qui del territorio sardo, e oggi ci accompagnerà appunto qua, ci farà vedere un po' di spot segreti e ci farà prendere il mostro del lago. Bueno. Cercheremo di accontentare questa richiesta. Il lago
promette bene, ci sono diversi lucci, anche di notevoli dimensioni. Questo lago contiene esclusivamente il luccio italico e poi ha presenza di molto foraggio come scardole, alborelle e persici reali che vedremo sono anche di notevoli dimensioni. Magari peschiamo anche qualche persico. Molto volentieri, anche perché ci sono bei persici davvero. Dai cacchio, andiamo a calare la barca e partiamo. Questo è un problema. Dai, su, fatelo. Questo è un torello. Sì. Questo? No. Grazie signora! Sì, buongiorno. Comunque sono tutte buche. No, quella lì è un maschio, questa qui è una femmina. Quella lì è un maschio. Va bene, ok. Ma deve essere figo fare il giro col metal detector. Che ridi, cazzate, stai facendo È la verità, Fred, ma deve essere una figata. Porco Dio, stai zitto. Trovi? Eh? Cosa trovi? Ma questi qua erano antichi pascoli, passaggi, che cazzo ne sai? Magari trovi robe antiche. Sto facendo lo slalom in retro tra i sassi. Andiamo a prendere quello grosso. Che ci dici, Lapo? Dico giornata, oggi ci avremo un po' di sole, però sono fiducioso, dai. Calisthenics! Non è l'ideale proprio per andare con l'acqua tanto. Qui a marzo mangiavano a gallo. Che figata. Madonna. Ma immagino... Cioè vedevi le cacciate, ci lanciavi sopra. Boh. Ma veramente? Anche qui è buono, politica questa di corda. parete qui è buona. Sì. Niente, ieri c'erano le condizioni perfette, eravamo già gasati infatti, c'era come avete visto bassa pressione e tutto, eravamo distrutti, abbiamo pescato 2 ore ed era il top. Oggi che invece ci siamo svegliati e abbiamo detto cazzo oggi spacchiamo il mondo, abbiamo l'opposto di quello che serve per la pesca del luccio, quindi non ci sono nuvole, siamo qui, ieri c'erano 6 gradi, adesso ce ne sono tipo 20. Non c'è una nuvola, non c'è una brezza, un filo di vento. Provo a stare a super contatto col fondo, quindi recupero un po' e poi mi fermo, sento che lo shad arriva sul fondo e riprendo. Com'è? Prendi il guadino. E via! Io! Grande! Bravo grande Lapo. Eccolo qua. Ci eravamo appena lamentati e lui è venuto a risollevarci un po' il morale. È un piccolo luccio, bellissimo però, sono veramente in forma, anche se lo vedete che sono pesci comunque con una bella schiena, si alimentano bene, poi tutti italici purissimi. C'ha profumo di melone. È un po' gonfietto. Però se ne vanno bene, devo dire. Sì, la cosa la terra. Piccolo. Oh, che persico, raga! Che persico! No, ma scioccante! Un persico gigante,
Swordfish da luccio, cioè scioccante, veramente una palla. Comunque quel sapone lì che abbiamo comprato alla Coop c'è l'uranio all'interno, c'ho il cazzo che è in una condizione pietosa, porca troia. Il solito è una bellezza. Il solito è, ma io sai che c'è il manista, tutte quelle figure professionali che fanno i modelli solo per una parte del corpo. Io sono il cazzista, faccio i servizi solo per il cazzo, perché non è grosso ma è bellissimo esteticamente. Questo è stupendo. Quindi mi chiamano in tutto il mondo, Rudy ci serve una close up di un cazzo, puoi venire? Io vado, prendo un aereo, vado, mi metto lì, faccio le foto, poi il fisico è di un altro, però il cazzo è mio. Stiamo pescando convintissimi, entrambi sul fondo perché abbiamo visto che il pesce foraggio staziona sui 15 metri, ma non stiamo avendo nessun tipo di riscontro. È duro rimanere concentrati in queste situazioni, ma ci stiamo provando. Ma perché poi la roba che mi fa pensare non è che non mangiano i pesci, ma ogni giorno ci succede una catastrofe. Oggi per dire. Oggi il motore. No, poi è bellina ora rimetterlo su. Oggi ragazzi è stata una giornata distruttiva per i Dilaniante. nostri spiriti e per la nostra barca che abbiamo dato un altro colpo di grazia. Domani mattina dovremo sistemare il motore elettrico che non sale più. E... Largano? largano. I fari? Largano anche lui, è andata a puttane e niente, domani ricaliamo qua. Oggi stasera salutiamo Lapo perché domani c'è delle guide e quindi non sarà più con noi. Speriamo che domani appunto la bassa pressione che danno faccia migliorare qualcosa, ci consenta di prendere almeno un paio di pesci. Perché Adesso, oggi no, è andata perché veramente oggi un male. cazzo, un pesce preso, uno slamato e non c'era veramente attività. C'è da dire che la giornata era una merda. Cosa dici, Lapo? Battuto bene, pescato molto bene, però quando il pesce non vuole collaborare non collabora, il pesce può da fare. Non c'è verso di farlo mangiare. E il luccio ancora di più, cioè il luccio italico ancora di più. Dai, vi divertite domani. Domani, domani insistiamo ragazzi e niente. Salutiamo Lappo che lo ritroveremo tra qualche giorno, andremo a pescare le spigole in laguna e se volete pescare con lui trovate tutto in descrizione. Yo. A domani. Ciao. Come lui è stata dura oggi, eh? Psicologicamente dilaniato. A macerie. Veramente. Speriamo. Meno male che ci tiriamo su Con queste le specialità cornie. tipiche sarde, se no era un disastro. Fra danni fisici e morali. Soprattutto morali. Tutta la settimana un po' di verdura ci vuole Per sgrassare. per pulire un attimo la situazione. Cosa abbiamo qua? Qua abbiamo maiale, Capra. salsiccia È della Capra. È della capra. o pecora. Che è l'animale No, più... pecora, non capra, pecora. No, capra. Capra? Che è l'animale più bello che c'è. Dopo la donna. chiaramente. Vieni, Dulcis assaggia, in vieni. fondo. Facciamoci portare un'altra Tieni amore, Perché chiudere in bellezza. assaggialo. Tu, guardalo. Va che era- Buono. Buono, eh? Sì. Mangiato un cazzo oggi, eh? Zero proprio. Oggi dopo la Zero disperazione proprio. ci siamo ammazzati. Però buono. Io Mirto. A domani ragazzi. Ok, abbiamo caricato tutto, oggi è il terzo giorno sul lago qui a Lucci e siamo pronti per partire, abbiamo rifatto le valigie, oggi peschiamo, stasera poi ripartiamo alla volta di una nuova meta. Speriamo che dopo la disfatta di ieri oggi qualche pesce mangi, cosa dici? Sì, no, abbiamo dato il massimo, siamo in posti nuovi mai visti, abbiamo un paio di giorni per pescarci,
dobbiamo sperare ogni volta di finire nel momento d'attività. Ieri non è stato così, abbiamo pescato per 10 ore, di più non potevamo fare, però ci proveremo oggi, ci serve un pesce, il pesce giusto, E siamo a posto. e siamo soddisfatti. Minchia, non so voi, ma mi viene sulla capra, pesante, eh? No, no. Io a capra così alla griglia non l'avevo mai mangiata. No, neanch'io. Praticamente adesso mi lasci in una qualsiasi stalla a caso che troviamo sulla strada, entro dentro, addento la prima capra che trovo, così proprio sulla schiena, strappo via qualche pelo e più o meno lo stesso sapore, lo stesso sentimento che ho in bocca attualmente. La sensazione è quella lì. Come vedete, questo qui è un'altra roba che ieri nel buio ci si è rotta. Stiamo facendo dei danni allucinanti. L'elettrico, come vedete, non sale più questo, quindi Così? adesso dobbiamo incastrarlo una volta calato. Gli ambienti li vedete, questi qui sono ambienti veramente hardcore. La macchina non ha problemi, la barca ne sta risentendo perché non c'è un cazzo di acqua e ogni giorno, pur di calare, rischiamo di fare dei danni. Stiamo andando in posti molto wild e questo è il prezzo da pagare, insomma. Aspetta, ok, vai. Sì. Ok, stiamo facendo questo lavoro di merda perché abbiamo l'elettrico bloccato. Come la vuoi pescare? A salire o a... come la peschiamo? Partiamo da lì e risaliamo. Piano, vai, stacca. Piano vai stacca. Ci stai credendo, ragazzi, ma sembra inutile. Stavo pescando più finesse con un ondulante. Stiamo battendo ste sponde, non so veramente qual è la chiave. Esten. Ce l'ho, Grande, bello. grande, grande. Bello, ragazzi, bello. No, ce l'ho. Dito. Sembra molto bello, ragazzi. Guadino. Cazzo, non si apre. È un bel Bello, bello. Vieni. Sì, si è slamato qua, cazzo. Guardate che bello, ragazzi. Mi ha emozionato perché questo è stato veramente... è un momento duro. Sembra che non c'è una grande attività e fortunatamente ci ha tirato sul morale. Adesso continuiamo e vediamo, ma comunque è già andata bene. Bisogna essere contenti con dei pesci così italici puri. Bellissimo. Ce l'ho! Sembra anche bello. Non lo so, è là. Porca troia, sembra grosso, raga. È enorme. No, non è enorme, è solita taglia. Cazzo, Ehi. buono. Grande. Bene. Beh. No, sembrava tirano da matti,
tirano tantissimo. Bene. Grande. Finalmente ce l'ho fatta prendere una anch'io. Su una punta mi piaceva tanto, ci abbiamo creduto, ci ho creduto e venendo via da un sasso ha mangiato. Onestamente controvento e tutto credevo fosse ancora, cioè fosse più grosso, però un bellissimo pesce, divertentissimo, hanno una forza incredibile, probabilmente in questo ambiente riescono a crescere super sani e fino a che non lo vedi non ti riesci a fare l'idea delle dimensioni reali del pesce. Sono contentissimo, bene. Abbiamo visto una palla di vivo galla, gli lanciamo addosso e vediamo cosa succede. Centinaia di persone. Si farà il prossimo pike verso Ma quello se ti scrivi che lo... Ce l'ho, grosso! Sì? Dai. Sì. Crank. Sì. Cazzo, mi nuota contro. Non è enorme. Cazzo, sulle rocce. Niente. Quella! Yepa! Yo! Un altro bel pesce. Questo qua è uscito a crank su un crestone di roccia. Bello, c'hanno dei riflessi blu stranissimi, cioè sono pesci in Veramente forma, ma c'hanno dei colori incredibili. Va. Andato. Grande Lu. Bene. Bene, dai. Bene. Secondo me ragazzi possiamo ritenerci molto soddisfatti. Vero. Possiamo procedere col tirar su e andare alla prossima avventura. Abbiamo un paio d'ore per arrivare ad Oristano, sembra buona, però purtroppo non possiamo permetterci di pescare. Abbiamo finito, è andata bene, iscrivetevi. No, sto qua non è un bar, raga. Cazzo! Ecco, eccola! Sì, ce l'ho, raga! Sì, sì. Bella? Sì, è bella. Grande.